Ciao, oggi andiamo a completare il divisore della Deckel e dobbiamo fare una copertura qui per queste guide. Lo facciamo in Derring. Il Derring è un sostituto, diciamo, del metallo per le sue caratteristiche meccaniche. È una resina praticamente plastica, è molto resistente, molto dura e di facile lavorabilità. Questa in molti casi può sostituire il metallo, come in questo caso è un coperchio, quindi lo faremo in Derring. Dovremo fare un tappo praticamente che avrà una coda di rondine qui e sopra sarà sagomato a un raggio di 120 gradi. Tipicamente questa è una lavorazione un po' complessa da fare sulle macchine tradizionali, è molto semplice da fare su una CNC, ma siccome non ho una CNC mi devo arrangiare. Ma ho il lettore di quote e il lettore di quote che ho è di ultima generazione. Con l'opzione funzione raggio, immettendo le coordinate corrette, riusciamo praticamente a fare questo tipo di lavorazione che tipicamente si fa con la CNC. Questo è il visualizzatore di quota di cui vi parlavo con la funzione raggio. Eccola qui. Adesso ho un po' preimpostato ma non tutto. Andiamo al disegno, dopodiché torniamo qui e vi faccio vedere come si imposta per fare appunto questa lavorazione a raggio 120 gradi. Per chi non lo sapesse, con questo tipo di lettore di quote riusciamo veramente a fare lavorazioni particolari e ci risolve tantissimi problemi, perché a mano devi fare 1000 calcoli e fare a mano la lavorazione. Con questo i calcoli li fa lui praticamente e già questo è un grande aiuto. Logicamente molti pezzi si possono fare anche sul piatto divisore, ma questo qui non riusciamo a farlo col piatto divisore. Questa è veramente una funzione molto potente. In Fusion ho fatto il disegno del nostro componente. Si presenterà così alla fine del lavoro. Come vedete qui abbiamo questo bell'arco e la coda di rondine. Questo pezzo sarà largo 92 mm, alto 26,46. Ho fatto questo disegno principalmente per ricavarmi questa quota qui che è 22,54 gradi. Se questo è il fulcro del nostro raggio a 120, praticamente il nostro zero sarebbe all'incirca qui e il nostro 180 gradi qua. Come abbiamo questa quota, noi invece partiremo da 67,47 e finiremo a 112,57, perché se questo è il nostro 90 gradi qui al centro, noi facciamo 90 meno 22,54 uguale 67,46 ed eccola qua, 67,47. Questo sarà la nostra partenza. Arriviamo a 90 più 22,54 uguale 112,57, eccolo qua. E questo sarà il nostro punto d'arrivo. Quando mettiamo il pezzo in macchina dobbiamo trovare il centro, questo qua. Questo è molto importante perché tutto praticamente nasce da questa posizione qua. Dopodiché ci andiamo ad azzerare qui e questo diventa il nostro punto zero e da qui iniziamo il processo di lavorazione. Questo è il ponte di cui vi parlavo, lo dobbiamo ristrutturare anche lui, dargli una bella pulita, stuccata e verniciata. Ed eccolo qua. Praticamente il tappo che faremo è un po' una falsa riga di questo. Avrà la stessa dimensione praticamente in altezza. Copieremo questo praticamente all'incirca per questa lunghezza. Questo è un bell'oggetto. Tutto pesa di questa macchina. Finalmente iniziamo le lavorazioni.
Prima di tutto mettiamoci a dimensione questo pezzo, ripuliamolo un pochettino. Adesso riscaldiamo un po' la macchina perché è fredda. E that's it. Ed è fatto, tagliato. Adesso gli diamo una bella pulita e lo portiamo a dimensione. Il nostro pezzo è fatto. Ho appena portato a dimensione di lunghezza il pezzo. Adesso questo è un mandrino idraulico, è molto preciso, lo sto usando adesso perché devo cambiare più utensili ed è la cosa più pratica. Con questo utensile lo andiamo a smussare sperando che faccia un buon lavoro. Gira ad alti giri. Yes, perfetto. Ottimo. Ed eccolo qua. Ed eccolo qua. Preciso. Adesso dobbiamo soltanto fare la coda di rondine e quest'arco. Questo è il colletto del mandrino idraulico. Questa è una dimensione importante. Ci siamo.
questa il nostro 0. Adesso è 3 mm di diametro, quindi entro 1,5 e siamo perfettamente sopra il centro. Questa useremo una fresa da 12 mm a 3 taglienti. Messo incrementale, adesso torniamo indietro di 6 mm e dovremo stare sul bordo. Let's stop here. Questo blocco non è, forse un po' a banana, quindi lo devo ripulire superficialmente. See you later. Ci vediamo dopo. Le nostre 2 fresate sono state fatte, adesso tutto è pronto per il pezzo è preciso. Slotting T-slot and 60 degree, and this one. Il primo slot è fatto, ci vediamo dopo. Ho dovuto cambiare la fresa, ho fatto un side project, ho dovuto fare praticamente qui il portafresa e adesso però qua mi devo riprendere le quote. Purtroppo quello lì che ho usato prima non arriva fino in fondo, quindi ho dovuto rimediare per poter usare questa qui. Ok, io lo smonterei, volevo farci 2 scarichi qua, però io lo lascio così. Aprire le bave qua e ci siamo.
Sono molto soddisfatto del risultato. Molto bene. Veramente. E ora. E adesso niente male sul serio, One and two. Non voglio stringere troppo, non voglio viziarlo. E 1, 2. Adesso in realtà dobbiamo andare a fare questa operazione qua, questa stondatura. Posso essere alla fine molto contento oppure buttare tutto. Let's go. Ho rimosso la fresa, adesso ci attrezziamo per fare quella lavorazione molto particolare. La facciamo sul Derrin adesso, però in realtà questa funzione funziona per tutti i tipi di metallo. Ok, finalmente iniziamo questo lavoro maniacale. Allora, la cosa fondamentale da fare è prendere il nostro zero. Adesso questo tipo di funzione lavora soltanto sull'asse X, funziona soltanto utilizzando una fresa a raggio completo, quindi a 180 gradi. Il nostro zero, il centro della nostra fresa coincide con questo corner, con questo angolo, e se vedete c'è una particolarità. Per l'asse Z ho azzerato sul raggio e non sul diametro esterno. Altrimenti poi quando ci troviamo al centro, praticamente ci troviamo 4 mm più alti rispetto alla superficie, invece noi dobbiamo andare qui tangenti. Qui dobbiamo arrivare a zero praticamente. Adesso andiamo sul lettore di quota e impostare tutti gli altri riferimenti. Ok, adesso ho azzerato tutti e tre gli assi. Non voglio toccare, ok, 5 micron non fa la differenza. Questa è la funzione raggio. Premiamo il bottone ed ecco qui che ci si apre la nostra finestra. Io ho già messo i parametri all'interno. Allora, prima cosa è questo qua, disegno numero. State attenti che sia sul disegno che voi avete selezionato. Io ho messo i dati sul disegno numero 1 perché ci sono più disegni, come vedete, 2, 3, 4, e se precedentemente avevate delle lavorazioni simili vi potete confondere, quindi fate sicuri che siete sul disegno corretto. Qui ho scelto il piano del nostro lavoro, YZ. Premendo qui potete cambiare i piani XY, XZ, YZ, è quello lì che a noi ci interessa perché il pezzo è lungo e noi daremo le passate sull'asse X che serve solo a fare le passate. Allora, ho impostato 45 più 45.71 il centro del nostro asse Y, perché praticamente il nostro pezzo è largo 91.92, quindi la metà è 45.71.
L'asse Z è il raggio del nostro arco. Sotto dovete impostare il nostro arco, praticamente a un raggio di 120. In fresatura a bordo, qui potete decidere se fare una fresatura esterna o interna. Logicamente per questo lavoro a noi ci serve esterna. Questo è molto importante, abbiamo determinato prima, perché a noi interessa una porzione dell'arco da 0 a 180 gradi, quindi l'angolo di partenza sarà 112,57 e l'angolo di arrivo sarà 67,46. Un altro dato molto importante che però determina il numero di passate è questo qui, è il passo di fresatura. Io ho scelto 0,35 perché così ho meno creste acute, diciamo così. Queste qui dipende anche dal diametro della fresa a raggio che usiamo. Più grossa è la fresa a raggio e meno picchi acuti ci ritroviamo sul pezzo. Io avevo un 8 mm, quindi ho usato quella. Per avere una superficie meno, diciamo così, rugosa, io ho scelto 0,35, però so che pagherò il numero di passate, ne dovrò fare veramente tante. Oltre questo, molto importante, dobbiamo mettere il diametro dell'utensile. La mia è una fresa da 8 mm. A questo punto siamo pronti, torniamo su. A questo punto siamo pronti a iniziare la nostra lavorazione. Enter, ed eccoci qui sulla schermata. 1 di 271. Lo so, questo è lo scotto da pagare, però altrimenti non facevo questa lavorazione. Io una CNC non ce l'ho e quindi il gioco vale la candela dal mio punto di vista. Adesso andiamo sul pezzo. Let's go. Y1.88, questo è il punto 1. Let's go. Veramente una bella finitura. Beautiful. See you later. Ci vediamo dopo. Adesso la seconda. Facciamo così. 2 di 271. È maniaco sta storia, Wow, beautiful, fantastico. See you later, ci vediamo dopo.
Ne posso fare una al minuto. Ne dobbiamo fare 271, quindi fate voi. In questo momento siamo a 40 su 271. Adesso mi fermo, sono arrivato a 71 di 271, la macchina è un po' calda, sono quasi 3 ore che gira. All'inizio avevo un feed molto basso perché dovevo un attimino vedere com'era la situazione. Durante le ultime 20-25 passate ho aumentato il feed e adesso riesco a fare una passata al minuto. La passeggiata è ancora molto lunga, è totalmente una pazzia, però secondo me il gioco vale la candela. A dopo, sono più di 3 ore che la macchina gira, è veramente bella. C'è un po' di cresta, ma è normale, ma molto meno di quanto pensassi. Questa dopo con un po' di carta viene via facilmente. Adesso sono un po' stanco, mi vado a riposare, così intanto questa notte la macchina ha tutto il tempo per raffreddare. A domani. Siamo quasi al centro, 133, 135.5 in realtà sarebbe il centro. 150 su 271. 2000 years later. Sono le ultime 5 passate del pezzo, sono a 266 su 271. È stata molto lunga, ma alla fine ce l'abbiamo fatta e il pezzo sembra venire molto bene. Tutto quello lì passato è già dimenticato, quindi basta solo un po' di pazienza. Ricordatevi di lasciare like, please. Ricordatevi di like e di subscribe.
And finally, guys, 271, then 271. It's perfect. Here, stretch. Guarda, sono veramente felice di come è venuto, è perfetto. Adesso gli diamo una bella levigata. Non poteva essere meglio di così, è preciso, è andato tutto liscio fino alla fine, diciamo. And now we will remove. Ci sono questi i passi praticamente, non so se riuscite a vederli. Niente di che, come sapevo sarebbe avvenuto, niente di più, niente di meno. E adesso con un po' di carta vetrata la andiamo a rimuovere. Ed eccolo qua. Penso che posso ritenermi soddisfatto. Ok ragazzi, è venuto il momento di provare il nostro nuovo componente. Wow, cioè perfetto, sono veramente molto soddisfatto. Guardate se non è venuto bello. Molto contento. E ragazzi, se vi è piaciuto il video vi chiedo di iscrivervi al canale e di lasciare un like. See you the next one. Thank you. Con l'occasione vi auguro un prospero e felice anno nuovo. Ciao.